Buongiorno e benvenuti. Video tutorial, questa volta un pendente, ve lo faccio vedere, l'ho nominato Ghiocciola. È un progetto a cui ci lavoro dall'anno scorso e ci ho provato in tantissimi modi utilizzando anche delle perle, ma non mi piaceva il risultato. E vi faccio vedere, eccolo qua, questo è uno dei tentativi. Come vedete anche delle perle, delle 80, non mi piaceva ma non abbastanza. E finalmente sono arrivata a questo, un finale che piace tantissimo, anche perché ha tanta luce, sbrilluccica come vedete, e a doppia faccia. La lavorazione non è tanto difficile, è solamente un po' lunga perché ci sono vari giri, però se vi piace poi vale la pena, diciamo così. Allora, questo pendente l'ho nominato Ghiocciola, vedete, una lumaca, praticamente una lumaca di mare. Ho cercata su internet per vedere un po' la forma e la perla l'ho inserita io per dargli un po', come dire, un quel che è, il perché. Allora, per realizzare il pendente Ghiocciola c'è bisogno intanto, vi dico una cosa sulle Super Duo. Come vedete la differenza è che questa è leggermente più piccola, questa più grande, e questa differenza la dà alle Super Duo. Qui le Super Duo sono da Bondelli come finitura, invece qui no, sono delle Laster. Si sa che quelle da Bondelli, che poi utilizzerò anche in questa versione, sono un po' più cicciotte e per quello è risultato leggermente più grande. Allora, intanto bisogna incastonare due rivoli da 14 millimetri, perché ci vogliono due, e l'incastonatura è realizzata con delle Miyuki, sia le 11.0 che le 15, e sono 32 rocaille Miyuki 11.0. Oltre il giro di partenza ci sono altri 3 giri, il davanti ci sono 3 giri con le 15.0 sempre da Miyuki, invece sul retro solamente un giro con delle 15. Allora abbiamo bisogno di 2 rivoli incastonati, dopodiché una perla da 12 millimetri è quella che viene inserita, dopodiché 11 e 15.0 da Miyuki, bicono da 3 millimetri, ho scelto questo colore, è un viola chiaro, allora da 3 millimetri e da 4 millimetri, questo è un turchese e le ultime le Super Duo, colori che a voi piacciono di più. Io ho scelto un bel po' di colori, questo lo voglio molto più vivo, colori come vedete diversi tra di loro, nel senso che c'è un bianco, poi c'è questo che è un bianco sporco, un arancio, un giallo e un turchese che lo voglio inserire qua e là. Anche qui
Le super doll sono diverse tra di loro, le ho inserite a caso, niente di che, così come mi è venuto il pensiero in quel momento. Anche qui sono diverse tra di loro. Come filo un 0,17, parlo per non per l'incastonatura ma per il dopo, e adesso vi faccio vedere come si inizia. Allora, quando abbiamo finito di incastonare i rivoli, bisogna uscire dal secondo giro delle 11 partendo da qui, dal retro. Vedete, questa è delle 15, questa è della 11, primo giro, questo è il secondo. Prendiamo il secondo rivoli e lo mettiamo che ha il secondo giro che sia uguale a questo, così. Vedete, questo è il secondo giro e deve stare di fronte a quest'altra. Questa qui siamo usciti, prendiamo un'altra 11 e ci colleghiamo con la 11, quella che sta di fronte, sempre dal secondo giro. Praticamente dobbiamo unire i rivoli tra di loro. Prendiamo un'altra 11 ed entriamo nella 11 che siamo usciti. Entriamo. Adesso da qui andiamo avanti nella prossima 11 e in quella che si trova accanto, quella di sinistra. Questo lavoro lo dobbiamo fare non ogni 11, tipo questa è la prima, questa è la seconda, dobbiamo andare in questa la terza. Saltiamo una, si può dire così, entrate in quest'altra. Allora, vedete, qui siamo usciti, questa che abbiamo fatto, questa è la seconda, questa è la terza, entriamo in questa terza. Prendiamo un'altra 11, ci colleghiamo con la 11 da quest'altra parte, sempre con la terza. Allora continuiamo, questa è la prima, la seconda, questa è la terza, come vedete, la terza. Prendiamo una, ci colleghiamo anche qui con la terza della fila, questa è 1 2 3. Un'altra 11, rientriamo in quella. Allora praticamente una sì, una no, questo facciamo così, come vedete questa è l'altra 11 e questa ancora in questa qua. Uniamo tra di loro, in questo modo stanno attaccate e per i giri successivi non si muovono. Ecco, adesso vado avanti.
ecco, in questo modo. Ci vediamo alla fine del giro. Ed ecco finito il mio giro, come vedete si presenta così, per unire i rivoli tra di loro. E adesso per continuare, ma prima di continuare rettifico quello che ho detto prima, nel senso il filo bisogna essere da 0,15 da fila e non 0,17. Allora per continuare adesso bisogna uscire, come vedete, con il filo dal primo giro delle 11 che si trova davanti. Questi sono le 15, questo è il primo giro delle 11 e usciamo qui. Adesso prendiamo una 15, si lavora solamente con le 15 per inserire le super duo. 15 super duo, 15 per un totale di 5 super duo. Io le prendo un po' a caso come colore. Eccole qua, si inizia con una 15, altre, dopodiché 5 super duo alternate delle altre 15, in questo modo. Allora, qui è importante che state attenti, come vedete siamo usciti da qui e quella di fianco sarebbe questa, perché è sempre la prima. Allora non entriamo in questa che è proprio di fronte, ma entriamo nella seconda. Allora vediamo, ecco questa è quella di fronte, però non entriamo in questa, contiamo 1 e 2, sempre del primo giro nella seconda 11. Tirate. Allora non in quella di fianco, ma nella seconda. Questa sarebbe quella di fronte, 1 e 2. Prendiamo un'altra 11, entriamo nell'altro foro dalla super duo, un'altra 15, entriamo in tutte quante super duo inserendo una 15. Alla fine prendiamo un'altra 15 ed entriamo nella 11 di partenza. In questo modo. Adesso, come vedete, entriamo in queste due, dopodiché in queste due ancora. Anche qui si lavora una sì, una no.
siamo uscita questa, la prossima non si lavora ma questa, e un'altra volta facciamo lo stesso, una 15 alternate delle 5 super duo, quattro, 5, vedete ne abbiamo 5, e ci colleghiamo con la seconda 11. Questa è lavorata, contiamo 1 e 2 qui, adesso le 15, un'altra 15, entriamo nella 11 di partenza, adesso nelle prossime due e nelle prossime due ancora. Facciamo un po' alla volta. Adesso facciamo la stessa cosa con le super duo, solamente che adesso ne prendiamo 6 di super duo, e allora sempre 6, ricordatevi 2 giri con le 5 super duo, 2 giri con 6 super duo, dopodiché seguiranno un giro con 7 super duo, un giro con 8 super duo, un giro con le 9 e l'ultimo saranno 11 super duo. Allora, ho sbagliato qua, poi vi farò vedere. Allora guardate come si presenta. Allora vi ricordo che ci sono due volte con 5 super duo, un giro, un altro giro, un altro giro con 6, un altro giro con 6, cioè qui si ripetono 2 con 5 e 2 con 6, dopodiché 7 super duo, 8 super duo, 9 super duo e l'ultimo sarà 11 super duo, e si presenta così. Adesso si continua. Per continuare dobbiamo inserire il bicono da 3 millimetri, eccoli qua, il bicono. Allora si esce, come vedete, da questa 15 che si trova sulla sinistra. Abbiamo una sulla destra, una sulla sinistra. Usciamo da questa sulla sinistra, ne prendiamo un'altra 15, un bicono da 3 e un'altra 15, e ci colleghiamo con questa 15 che si trova subito dopo la super duo. Entriamo anche nella super duo e nella 15 subito dopo, in questo modo. Tirate bene. La stessa cosa, 15,
bicono 15, ci colleghiamo con la 15 dall'altra parte, entriamo nella super 2 e usciamo dalla 15 subito dopo. E si continua finché si arriva alla fine. Qua adesso abbiamo l'ultima da inserire, l'ultima sequenza. Usciti questa 15, ci colleghiamo con questa 15, entriamo nella 11 e adesso nella 15 che si trova subito dopo, è quella di destra, in questo modo. Adesso la stessa cosa, 15, bicono 15, ci colleghiamo con questa 15 che si trova subito dopo la super duo, usciamo dall'altra 15, tirate bene, come vedete siamo alla fine, tirate sempre bene, da qui ci spostiamo nella 15 di fianco, e adesso invece dobbiamo lavorare con le 11. Allora do solo un'occhiata per vedere se ok. Allora siamo usciti dalla 15, prendiamo questa volta 11 0, bicono da 3 11 0, ci colleghiamo con la 15, entriamo e usciamo dall'altra 15, 11 bicono 11,
vedete come viene. Adesso qui vedete usciamo questa volta, quando siamo a questo punto usciamo dalla super duo, prendiamo 11 bicono 11 e ci colleghiamo con questa 15. Entriamo nella 15, nella 11, dobbiamo arrivare a uscire da questa 15. C'è sotto una 15, poi c'è una 11 qui, e la 11 e adesso nella 15. E adesso vediamo cosa segue, non mi ricordo esattamente. Sì, un altro giro con un altro giro con il bicono da 3. Allora siamo usciti dalla 15, prendiamo una 11, bicono da 3, una 11 e ci colleghiamo con questa 15. La stessa cosa, 11 bicono 11, 11 bicono 11, qui invece prendiamo una 15, una 11 bicono 11 15, ci colleghiamo come sempre con la 15, adesso 11 bicono 11, undici bicono 11, usciamo dalla super duo,
11, bicono 11. Ci colleghiamo con questa 15. Entriamo nella 11 e adesso nella 15 di fianco. E adesso si inizia a lavorare con il bicono da 4. Allora si parte, prendiamo una 15, bicono da 4, una 15 e ci colleghiamo come sempre con la 15 che si trova subito dopo la super duo. In questo modo vedete il risultato molto sbrilluccicoso. Adesso un'altra volta 15, bicono 15, un'altra volta 15, bicono 15, tirate sempre bene. Adesso invece prendiamo una 11, bicono 11, un'altra volta 11, bicono 11, dopodiché si lavora con le 15. Adesso 15, bicono 15, quindici, bicono 15, usciamo dalla super duo, quindici, bicono 15, ci colleghiamo con questa 15. Adesso andiamo avanti finché usciamo da questa 15. Io dovrò cambiare anche il filo, ci vediamo dopo. Allora ecco, filo nuovo, usciti da questa 15, prendiamo 15, bicono da 4, 15, ci colleghiamo con questa 15.
Adesso una 11, 11, bicono 11, ci colleghiamo con quella di fianco. In questo modo. Adesso prendiamo 2 11, bicono 2 11. La stessa cosa, 2 11, bicono 2 11. Un'altra volta 2 11, bicono 2 11, tirate sempre bene. Undici, bicono 11, un'altra volta 11, bicono 11, undici, bicono 11, ci colleghiamo con la 15, e da qui prendiamo solamente un bicono da 4 e ci colleghiamo con questa 15. Entriamo nella super duo e torniamo dall'altro foro. In questo modo. Poi qui, se notate che vi viene così, tipo, prima di inserire la perla da 12, dobbiamo inserire qua tipo una perla da 8 di plastica. Adesso la prendo, eccola qua, nel modo che sta su. E adesso sarà l'ultimo giro. Allora 15, bicono 15,
Questa volta, vedete, siamo usciti dalla 15, entriamo nella super duo e usciamo dalla 15. Adesso 11 bicono 11, quindici 11 bicono 11 15, adesso 2 11 bicono 2 11, in questo modo. Un'altra volta 2 11 bicono 2 11, adesso 2 11 ed entriamo in questo bicono e anche nella prima 11. Una 11 ed entriamo nella 15. Usciamo come sempre dalla 15. Due 11 bicono 2 11, due 11, entriamo nel bicono nella prima 11, una 11, entriamo nella 15, due 11 bicono 2 11, scusate, solo una, sbagliato,
e una 11, una 11, bicono 11, una 11, entriamo nel bicono, entriamo nella 15, scusate, nella super duo nella 15, undici, bicono 11, usciamo dalla super duo, adesso entriamo nella super duo, l'altro foro, e andiamo avanti finché usciamo qui, finché usciamo da questa 15. Nella seconda 15 e prendiamo la perla da 12, vedete, così entriamo in questa. Se non vi entra, perché non entra, dobbiamo ecco, adesso è entrata, entro nella super duo, nelle altre 15 super duo, finché siete qua sopra, e qua sopra facciamo questa specie di gancio. A me è sembrato più carino così, nel senso che si può girare come vuole, è bello da entrambe parti, questo modo. Allora prendo delle 11 0, tipo una decina di più, 12 credo, allora 2 4 6 8 11 12, delle 15 0, tipo 7 8, 2 4 5 6 7 8, rientriamo, come vedete ho lasciato qui 5, prendiamo altre 5 e ci colleghiamo con la seconda super duo. Ecco qua. E forse qui ci stava un altro bicono. Facciamo la prova, andiamo avanti, perché sulle altre, allora vediamo un attimo, così, entriamo in questa 11
Ecco, prendiamo un'altra 11, bicono 11, ci sta giusto giusto, ci colleghiamo con questa 15. Ecco, direi che è perfetto così. Qui non si vede che ho fatto diversamente, qui invece sì. Comunque, se fate così va più che bene. Mi piace veramente tanto come colori, come molto molto bello. Beh, questo è tutto. Eccoli qua la ghiocciola. Spero tanto che piaccia anche a voi. Questo è tutto, grazie a tutti, ci vediamo presto. Ciao!